Buongiorno a tutti e bentornati su Ucronia. Abbiamo tutti degli avanzi di filato o dei piccoli gomitoli recuperati da qualche parte. Giorni fa la mia mamma è venuta da me con questi gomitolini di scarto dicendomi: Claudia, cosa possiamo fare con questi? Quindi oggi vi presento un lavoro veloce che possiamo fare con poco filo e che ci permette quindi di riutilizzare un po' di scarti. Ho scelto l'uncinetto della misura giusta per il nostro filato. L'unica altra cosa che vi serve per questo progetto è un po' di fil di ferro, neanche troppo resistente. Servirà solo per tenere meglio la forma dei petali che andremo a realizzare perché, visto che ormai siamo a dicembre inoltrato, quello che realizzeremo oggi sarà una stella di Natale. Partiamo dalla realizzazione di alcuni petali più piccoli che saranno quelli più centrali del nostro fiore. Per fare questi partiamo dalla realizzazione di 10 catenelle. Aggiungo una catenella per girare il lavoro, l'ultima catenella quindi è quella di giro ed entro nella penultima per realizzare una maglia bassa. Nella catenella successiva realizzo una mezza maglia alta. E nelle due catenelle successive realizzo 2 maglie alte. Ora devo eseguire una maglia altissima, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, dopodiché prendo il filo e lo passo attraverso le 2 asole sull'uncinetto. Prendo ancora il filo e lo passo di nuovo attraverso 2 asole e un'ultima volta ancora prendo il filo e lo passo attraverso le ultime 2 asole. Realizzo quindi una seconda maglia altissima. E ora eseguo il lavoro a ritroso, quindi realizzo 2 maglie alte, poi una mezza maglia alta e infine una maglia bassa nell'ultimo punto. A questo punto bisogna lavorare con gli stessi punti che abbiamo appena realizzato, ma sul lato opposto della nostra catenella iniziale. Eseguo quindi 3 catenelle che mi serviranno per girare il lavoro. Ed entro ora nello stesso punto in cui ho realizzato la mia ultima maglia ed eseguo nuovamente una maglia bassa. Ora, andando a ritroso, eseguo una mezza maglia alta nel punto successivo e continuo eseguendo 2 maglie alte. Adesso eseguo 2 maglie altissime e di nuovo 2 maglie alte una mezza maglia alta e una maglia bassa nell'ultimo punto. Chiudiamo quindi il nostro lavoro con un punto bassissimo. E questi sono i petali più piccoli. Ora vediamo come realizzare quelli più grandi. Partiamo questa volta da 20 catenelle. Anche in questo caso ne realizziamo una per girare il lavoro. Ed entrando in quella precedente quindi realizziamo la nostra prima maglia bassa. Dopodiché eseguiamo altre 2 maglie basse. Realizziamo ora una mezza maglia alta e nei 3 punti successivi realizziamo 3 maglie alte. A questo punto andiamo ad eseguire 6 maglie altissime.
terminate le 6 maglie altissime, proseguo eseguendo di nuovo 3 maglie alte, una mezza maglia alta e ancora 3 maglie basse. Ora la procedura è analoga a quella precedente, quindi mi alzo di 3 catenelle, dopodiché entro nel mio ultimo punto e realizzo la mia prima maglia bassa. Nei 2 punti seguenti realizzo altre 2 maglie basse. Quindi eseguo una mezza maglia alta seguita da 3 maglie alte. Ora, proprio come per l'altro lato, eseguo nuovamente 6 maglie altissime. A questo punto, come prima, continuo a ritroso, quindi 3 maglie alte, poi una mezza maglia alta, infine 3 maglie basse. E a questo punto il mio lavoro si presenta così. Volendo ci si può anche fermare qui, stirare il petalo e lasciarlo così morbido. Io però, per dargli un po' di struttura, andrò adesso ad aggiungere un giro di maglie inserendo all'interno della lavorazione il fil di ferro. Quindi taglio il filo della lunghezza che mi serve. E ora, come per proseguire il lavoro, entro nel mio primo punto, come per realizzare una maglia bassa. Prima di terminarla, però, inserisco il filo metallico e poi chiudo il punto. Fatta la mia prima maglia bassa, eseguo ora una catenella. Entro quindi nel punto successivo per realizzare un'altra maglia bassa. Dopodiché un'altra catenella e poi ancora nel punto successivo una maglia bassa. Quindi lavoro punto su punto le maglie basse, alternate però da una catenella. E lavoro sempre sopra al fil di ferro e proseguo così per tutto il giro. Completata la prima metà del mio petalo, vado a creare una piccola punta con il fil di ferro che poi riposiziono esattamente dove ci sarà la punta del mio petalo. Non è importante, chiaramente se si sposta si può sistemare anche in un secondo momento. Ora qui è dove nel giro precedente avevo realizzato le mie 3 catenelle per girare il lavoro. Entro quindi nello spazio che ho realizzato in precedenza e vado a fare 2 maglie basse. Quindi realizzo 2 catenelle e ancora 2 maglie basse sempre nello stesso spazio. E a questo punto continuo la lavorazione come in precedenza, quindi realizzo maglie basse lavorate punto su punto, alternate da una catenella fino alla fine del mio petalo. Arrivati alla fine chiudo il mio lavoro e il mio petalo è quindi finito. Prima di bloccare il fil di ferro lo lavoro un po' per dargli una forma un pochettino più aggraziata, perché ovviamente in fase di lavorazione il petalo tende un po' a schiacciarsi. Dopodiché con il filo metallico vado semplicemente a bloccare il mio lavoro
e ho così il mio petalo finito. Ultimo dettaglio che vado a creare è quello che sarà poi il centro del mio fiore. Lo realizzo molto semplicemente con delle perline e ancora una volta con un po' di filo metallico. E questi sono tutti i miei pezzi ultimati. Chiaramente la quantità di petali, di foglie e quant'altro è a scelta personale. Io in questo caso ho realizzato 10 petali grandi, dei petali piccoli invece ne ho realizzati 5 e poi ho voluto fare anche delle foglie. Sono realizzate assolutamente nello stesso modo dei petali grandi, l'unica differenza è che sono partita da una catenella iniziale più lunga, di conseguenza ho aumentato la quantità di maglie altissime nella zona centrale del lavoro. Quindi se nel petalo ho lavorato 6 maglie altissime, nella foglia vado a realizzarne 10. Queste sono le mie perline che metterò al centro del fiore. E infine ho realizzato un disco di maglia con una semplicissima lavorazione circolare che si può realizzare grande a secondo della necessità e che andrò poi ad applicare sotto al mio fiore per completarlo e rifinirlo. Quindi adesso non ci resta che assemblare tutte le varie parti e partiamo proprio dal centro del nostro fiore. Molto semplicemente quindi prendiamo le nostre perline e le andiamo ad unire insieme. Una volta fatto questo andiamo ad aggiungere i petali più piccolini. Mano a mano che li vado a posizionare, siccome questi sono lasciati semplici senza fil di ferro, andrò a fissarli appunto con una porzione di filo metallico. Una volta posizionati tutti i miei petali piccoli faccio ancora qualche giro di filo per fissarli meglio. E ora è il momento di passare ai petali più grandi. Procedo esattamente come prima, questi hanno già la loro porzione di filo, quindi vado a posizionarli dove mi interessa e a fissarli uno ad uno. Allo stesso modo alla fine vado ad aggiungere anche le foglie. In fase di assemblaggio i petali tendono a schiacciarsi, quindi a lavoro ultimato vado chiaramente a sistemare meglio la forma del mio fiore. E una volta fatto questo non ci resta che andare a chiudere il retro del mio lavoro fissando il disco di maglia con un po' di supercolla o di colla a caldo. In questo modo si fisserà meglio tutto il lavoro e sarà anche un modo per andare a rifinirlo meglio. E questo è il mio lavoro finito. Ovviamente a seconda del numero dei petali e del colore che si sceglie di usare si può realizzare veramente qualsiasi tipo di fiore. Questa è la proposta che vi faccio per recuperare un po' degli avanzi di fili e visto che siamo a dicembre mi sembrava una soluzione adatta. Io userò la mia stella di Natale per decorare il mio albero, penso anche che ne farò qualcuna da usare come chiudipacco, quindi doppio regalo per chi la riceverà. Ovviamente ora però voglio sapere voi in quale modo, in quali progetti utilizzate i vostri avanzi di filati. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, come sempre vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, vi auguro ogni bene e a presto!